Lasciamo la cronaca, i giornali, per parlare di una patologia particolare, il midollo ancorato occulto. Lo facciamo con un ospite che ci ha raggiunto in studio, il neurochirurgo Vanni Veronesi. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a lei. Il professore opera negli ospedali di Faenza e di Lugo, quindi azienda USL Romagna. Professore, parliamo di questo midollo ancorato occulto e di che cosa si tratta, che patologia è, perché è così difficile da diagnosticare. Il midollo ancorato occulto è una patologia rara che dobbiamo distinguere dal midollo ancorato, che è ben conosciuto. Dal punto di vista anatomico, il midollo ancorato è una discesa del midollo che normalmente finisce tra la prima e la seconda vertebra, che troviamo più caudale verso l'osso sacro. Mentre il midollo ancorato occulto noi abbiamo una risonanza normale che ci fa vedere un normoposizionamento del midollo. E il problema è che i pazienti hanno gli stessi sintomi, che sono disturbi agli arti inferiori prevalentemente, con dolori, crampi, rigidità, formicolio, diminuzione della sensibilità anche nelle parti intime, incontinenza urinaria. Sto parlando della parte degli adulti, mentre nei bambini è prevalente l'incontinenza urinaria. Per cui, a parte la clinica, noi non avevamo strumenti per fare una diagnosi oggettiva strumentale, perché con la risonanza normale è tutto a posto. E invece appunto avete una diagnosi particolare, adesso c'è un nuovo metodo per diagnosticarlo e anche un nuovo tipo di intervento. Esatto, allora noi abbiamo seguito quello che hanno pubblicato i colleghi dell'Università di Hiroshima nel 2013, che hanno utilizzato una risonanza magnetica sempre però in una posizione particolare col paziente a pancia basso, prona. In questo modo si vede la tensione di quel filettino che continua nel canale vertebrale, che si ancora al coccige ma che è attaccato alla struttura nervosa, che quindi in trazione ci permette di dire che questi pazienti operati possono giovare di un miglioramento clinico. E appunto avete anche un tipo di intervento che non è particolarmente invasivo, assolutamente all'avanguardia rispetto al tipo di intervento tradizionale che si fa in questi casi. Questo intervento lo stiamo per pubblicare su una rivista scientifica internazionale americana, perché non era mai stato descritto. È una tecnica mini-invasiva che con un taglio di circa 4 cm si va a rimuovere questa rossa, che è una membrana, senza l'asportazione del tessuto osseo, al di sotto della quale noi troviamo quel filettino ancorato che sezioniamo stando lontano dalle meningi, perché c'è una parte di questo filetto che è intradurale. L'intervento classico prevedeva l'asportazione delle vertebre, 2 ore e mezza di intervento, l'apertura delle meningi, ritrovare, insomma, l'invasività portava anche a un aumento delle complicanze. Invece qui, in 25 minuti di intervento di anestesia locale, si seziona la parte extradurale, dopo 3 ore il paziente è in piedi e il giorno dopo va a casa. Quindi parliamo assolutamente di un'eccellenza del nostro sistema sanitario, questo tipo di intervento all'avanguardia che forse non si conosce anche abbastanza, diciamo è tutto a carico del sistema sanitario nazionale e soprattutto quindi non c'è bisogno di andare all'estero, di spendere cifre Assolutamente elevate. No, da quando noi abbiamo cominciato a trattare questa patologia nel 2010 e inizialmente in Italia era stato il dottor Genitori dell'ospedale Meyer di Firenze nel 2007. Noi però il protocollo che abbiamo adottato è dal 2014, che prima non c'era, e grazie a questo protocollo e alla diffusione delle notizie tra i pazienti, perché i medici purtroppo lo conoscono poco, abbiamo operato circa una centinaia di pazienti provenienti da 12 regioni italiane e anche 2 pazienti provenienti dall'estero. L'ultimo un ragazzo ungherese che tramite la legge europea transfrontaliera, avendo riconosciuto alla Commissione ungherese il nostro centro di eccellenza, lo ha fatto venire in Italia e noi l'abbiamo operato. E quindi insomma diciamo all'ospedale di Faenza e di Faenza adesso sì, vengono fatti a Faenza. Inizialmente abbiamo cominciato a Lugo, adesso li facciamo tutti a Faenza. Tutto a carico, dicevamo, del Servizio Sanitario Nazionale e quindi insomma un'eccellenza che è bene conoscere della nostra sanità. Io ringrazio il nostro ospite per questo approfondimento, noi torniamo alle informazioni di servizio. Lo facciamo